Bentornati o benvenuti a tutti. Una piccola introduzione perché una volta montato il video ho visto che in realtà una vera introduzione non c'era a questo video e la faccio ora. I Gentle Giant sono di diritto uno dei gruppi che hanno fatto la storia del rock in assoluto. Molti gruppi attuali e anche molti gruppi che sono venuti dopo di loro ammettono di avere molti debiti nei confronti appunto della musica dei Gentle Giant, che li ha influenzati moltissimo. Uno per tutti, i Dream Theater o gli Spoxbird o altri gruppi che in ogni caso nella loro musica hanno sempre qualche piccolo riferimento alla musica dei Gentle Giant. Va bene, era una curiosità. Partiamo adesso con questo video per questo gruppo che purtroppo non ha avuto, nonostante la loro eccezionale bravura, ma forse proprio per questo non hanno avuto lo stesso successo di altri gruppi come Genesis, soprattutto nell'era di Phil Collins, o degli Yes, o anche gli stessi King Crimson, che continuano a sfornare dischi a tutto spiano. Comunque i Gentle Giant restano il mio gruppo preferito di sempre e spero con questo mio video di darvi una spiegazione abbastanza esauriente di quello che era la loro musica. Ho messo anche dei brani in sottofondo, alcuni YouTube me li ha bloccati, per cui ho dovuto toglierli, però ce ne sono abbastanza, per cui io vi farei partire con questo video e vi auguro una buona visione. Il decennio che si sviluppa dal 1968 al 1978 rappresenta una svolta epocale nel mondo musicale mondiale. C'è l'avvento travolgente del rock progressivo. Il rock progressivo in quegli anni, in quel decennio, la fa un po' da padrone, occupando i primi posti di tutte le classifiche con gruppi che resteranno per sempre nella storia, come i Genesis, gli Yes, i Van der Graaf Generator, i King Crimson e altri gruppi, fra cui i Gentle Giant di cui parliamo oggi. Gentle Giant, gigante gentile, e già da qui si capisce un po' come è nata la genesi di questo nome e di questo gruppo, in quanto nella loro musica, soprattutto agli inizi, è presente anche molta influenza barocca, musica da camera, musica classica, assolutamente in modo non invadente, anzi è molto preponderante anche il rock, il blues, il jazz. La musica classica la si sente in sottofondo che bussa ogni tanto. Ecco, Gentle Giant nascono nel 1970. Non sto qui a fare la genesi di come sono nati, non ha importanza. Parliamo del gruppo. Il gruppo è composto da 6 elementi, 3 fratelli polistrumentisti, tutti fantastici, i fratelli Shulman, Derek Shulman, Phil Shulman e Ray Shulman. Un tastierista assolutamente favoloso che è Kerry Minnear, e al quale si devono soprattutto a lui molte influenze classiche, essendo lui diplomato al conservatorio, una persona che di musica veramente ne sa dall'A alla Z e oltre. C'è il chitarrista Gary Green, che arriva dal blues e si sente nelle sue esecuzioni, nei suoi assoli, si sente una leggera influenza, anche se si è assolutamente ben incastrato nel gruppo. E c'è il batterista Martin Smith. Questi 6 musicisti daranno vita poi al primo loro lavoro, il primo LP, che prende il titolo dal gruppo, Gentle Giant. Un disco la cui copertina resta tuttora molto iconica e conosciuta. È un disco d'esordio, un classico disco d'esordio che già contiene in embrione quello che poi sarà lo sviluppo musicale di questa band, cioè diciamo composizioni
abbastanza lunghe, complesse, con molti cambi di ritmo, cambi di tempo, cambi di melodia, cori, assoli, chitarra, rock, musica barocca, musica classica, musica di tutti i tipi. E comunque è una cosa che è ancora abbastanza a livello embrionale, in quanto il disco ha soprattutto influenze rock blues. Un disco che comunque, nonostante sia l'unico disco dei Gentle Giant che comincia a risentire un po' del passare del tempo, è un disco godibilissimo ancora adesso. E se uno veramente non ama le cose troppo complesse, è un disco assolutamente da ascoltare ancora oggi. Il brano di inizio, Giant, è un brano che loro proponevano molto spesso nei loro concerti all'inizio, poi dopo l'hanno abbandonato, ma anche qui i Gentle Giant non sono mai stati un gruppo schematico, si sono sempre evoluti in modo positivo e poi purtroppo anche in modo negativo, ma ci arriveremo. Ecco, come disco d'esordio direi che comunque è stato un disco che ha aperto molte strade al gruppo. Una curiosità su questo disco è che in quel periodo era di moda andare a ritirarsi in campagna, in qualche vecchia fattoria, in qualche vecchia magione, e concentrarsi, fare il disco e comporre i pezzi. Loro ovviamente, non essendo conformisti, si sono ritirati in un pub e hanno fatto il disco dentro a un pub. Ovviamente non è che ci dormivano dentro, ma forse sì, no? Non è specificata questa cosa. Comunque è una curiosità. Io passerei direttamente al secondo disco, che è Acquiring the Taste, che io personalmente considero, assieme al successivo Three Francs, la summa massima della loro carriera, della loro discografia. Sono due dischi assolutamente imperdibili per chi ama il rock progressivo. Ma partiamo dal primo, che è Acquiring the Taste, un disco... vabbè, io ne sono innamorato, però posso solo dire che dalla prima all'ultima traccia non c'è un brano brutto, sono tutti brani favolosi, stupendi, da ascoltare con concentrazione, come sempre accade con il rock progressivo, perché essendo una musica complessa necessita un minimo di concentrazione, cosa che ai giorni nostri purtroppo non esiste. Vedo anche mio figlio che dopo 1 minuto e mezzo è già stanco e sfoglia sul suo cellulare altri brani. Purtroppo è così. Allora, dicevo, questo disco è veramente un disco da avere, un disco meraviglioso, dove qui le composizioni diventano già molto più complesse. I fratelli Shulman sono assolutamente al massimo della forma. Phil Shulman con la sua voce scalda molto i brani, anche se il cantante leader sarebbe suo fratello Derek. Lui c'è in molti pezzi e si sente, e come si sente il suo apporto, essendo un polistrumentista dei fiati, suona qualunque tipo di fiati, ma soprattutto il sax, che è anche lui presente nei brani. Ecco, non sono, comunque, anche avendo strumenti legati anche alla musica classica o alla musica jazz, non sono brani che ricordano moltissimo questi generi, in quanto il rock è sempre presente, ci sono assoli di chitarra, assoli di tastiera, cori, e in qualunque brano ci si trova qualcosa, per cui io non faccio l'analisi pezzo per pezzo, perché è un brano, è un disco in cui non riuscirei a trovare un pezzo migliore. Forse il Pantagruel's Nativity, che è il brano d'inizio legato appunto alla storia di Pantagruele, e loro sono abbastanza legati a queste cose un po' barocche. È un brano, a mio giudizio, stupendo, con cori, assoli, c'è di tutto in questo brano. Ascoltatevelo se non lo conoscete.
Passo direttamente al terzo disco, che è appunto Three Friends. È un concept album basato appunto sulla storia di tre amici dalla loro infanzia fino alla maturità. Anche qui sono 6 brani, 3 per parte, e anche qui ci sono dei brani che tuttora quando li ascolto mi emoziono tantissimo. Uno su tutti che io ho sempre amato, Mr. Class and Quality, dove appunto si entra con toni leggeri, poi si va a graffiare con un bel rock pesante, si chiude con un coro, sembra un canto gregoriano con dei cori favolosi, e lì torna di nuovo la chitarra a chiudere il disco in maniera impeccabile. Un disco anche questo da ascoltare, io l'ho ascoltato come minimo 500-600 volte, non esagero assolutamente. Come ho detto anche nel video precedente, io mi leggevo i miei libri, mettevo sul piatto 2 o 3 dischi vinile di quelli, c'era quei giradischi che ti massacravano il disco, però a quell'età non esisteva ancora molto questa cosa dell'audiophile, per cui ha finito un disco andava giù l'altro, e così mi garantivo un'oretta e mezza di musica mentre leggevo. Vabbè. Passiamo adesso al loro quarto disco, che da quasi tutti, da molti, è considerato il loro capolavoro. Io non sono fra questi, per me i 2 dischi precedenti sono assolutamente ad un livello superiore. Comunque è un disco stupendo ed è Octopus. Qui fa l'entrata in scena anche il pittore Roger Dean, che era già famoso per le copertine degli Yes o degli Uriah Heep o altri gruppi, che con la sua copertina contribuisce non poco al successo di questo disco, ed è strano che poi dopo non abbiano continuato questa collaborazione, in quanto le copertine dei Gentle Giant, esclusa questa di Octopus, sono abbastanza anonime, non hanno quella fiamma che avevano altri gruppi, e questo è un peccato. Comunque va bene, parliamo del disco. Anche questo si compone, se non ricordo male, di 8 tracce. Io vado a braccio, non mi prendo appunti, parlo di quello che conosco, e sono anche qui brani assolutamente molto complessi, molto più forse maturi, però è una parola che io applicherei anche ai 2 dischi precedenti. Diciamo, forse qui i brani cominciano a essere un po' più corti, ci sono in ogni caso degli arrangiamenti assurdi con miscellanea di vari generi, dal classico al rock, e anche questo è un disco che non ha punti deboli, non ha brani assolutamente che, insomma, un po' stanchi, ecco, sono tutti pezzi da ascoltare. Bene, dopo l'uscita di Octopus, uno dei 3 fratelli, Phil Schulman, che decide di abbandonare la band, aveva 36 anni e voleva continuare la sua strada come insegnante di musica. E per cui lascia il gruppo e restano senza un elemento veramente importante, perché con i suoi fiati e la sua voce dava una bella impronta al sound del gruppo. Quindi restano in 5. Il batterista Martin Smith, dopo Acquiring the Taste, se ne va, sostituito da Malcolm Mortimer, che ha un drumming che a me è piaciuto molto in quel disco, e farà quell'unico disco che è Three Friends. Dopo se ne andrà e verrà sostituito da John Waters, che poi rimarrà col gruppo fino alla sua fine, fino al suo scioglimento. Ma parlavo appunto dell'abbandono di Phil Schulman, che a mio giudizio è stato veramente pesante da assimilare per il gruppo. Sono quelle cose che fanno dire al gruppo: andiamo avanti o ci fermiamo, cosa facciamo? Loro hanno deciso di andare avanti, hanno promosso Octopus anche in America e ha avuto un discreto successo,
e decidono di continuare senza di lui, per cui rimangono in 5. E il disco successivo, che è appunto In a Glass House, dà già un piccolo cambiamento di rotta, avendo sempre una musica molto molto diciamo articolata e complessa, però già ci sono delle aperture a qualcosa di leggermente, ma proprio leggermente commerciale. Il brano principale, che è appunto In a Glass House, apre il disco con un suono di appunto vetri rotti e apre molto spesso anche i loro concerti in quel periodo. È un brano assolutamente che prende molto, perché ha questa carica precisamente, diciamo, abbastanza roccheggiante, che prende e ha un ritornello che torna nel corso del brano. Questo disco, ecco, forse anche questa copertina è abbastanza carina, questa copertina del gruppo. Ricordo che il vinile aveva un foglio che si toglieva, dove appunto c'erano le immagini in bianco e nero dei componenti che si a seconda di come mettevi il foglio cambiavano lo strumento. Ecco, interessante. Queste cose con i CD purtroppo non sono più state possibili. Ecco, The Power and the Glory è il loro disco successivo, e anche qui cambia ancora. Sempre musica interessante, sempre musica complessa, brani un po' più corti, e comincia anche qui a sentirsi un'aria di cambiamento. È un bel disco, e questo lo conferma, è un bel disco, ma comincia già ad avvertirsi che qualcosa non gira per il verso giusto, nel senso che i brani sono leggermente meno complessi, leggermente più rivolti ad un pubblico probabilmente anche non avvezzo ad ascoltare musica in modo concentrato. Ci sono delle linee melodiche abbastanza ripetitive, di quelle che ti entrano in testa più facilmente, ed è un disco comunque, in ogni caso, lo ribadisco, un bel disco che ho ascoltato anche questo molte volte. The Power and the Glory coincide, esce nel 1976 se non sbaglio, e coincide con quella che comincia a essere un po' la crisi della musica rock progressivo, del rock progressivo, in quanto comincia ad affacciarsi sulla scena la musica punk, che a mio giudizio ha fatto dei danni enormi al mercato musicale, salvo rarissime eccezioni. La musica fatta di 3 accordi, 4 quando erano brani complessi, ma vabbè, parlo da musicista in questo caso. Diciamo, con l'avvento della musica punk, il rock progressivo comincia ad avere un po' di crisi. Comunque, nonostante l'arrivo del punk fosse ormai alle porte, i nostri insistono e sfornano un disco, a mio giudizio, veramente notevole, che io preferisco assolutamente rispetto al precedente, The Power and the Glory. È un disco dove osano avventurarsi in territori abbastanza anche ostici al primo ascolto, che poi ovviamente insistendo negli ascolti e concentrandosi, come si deve spesso fare con la loro musica, il disco ha dei brani che sono tuttora dei capolavori e che sono quasi sempre stati riproposti dal vivo, a partire dal brano iniziale Just the Same, che in ogni caso è abbastanza orecchiabile, seguito da Freehand, il secondo, che dopo un inizio in sordina arriva veramente a dei ritmi veramente roccheggianti, ed è un brano con una grande potenza, sebbene in mezzo al brano ci sia anche una parte molto tranquilla. Ed è classico anche dei Gentle Giant anche questo, il fatto di disorientare l'ascoltatore passando da musiche
e toni quasi rock a toni veramente tranquilli, per poi tornare rock, per poi cambiare ancora. È la firma distintiva di questo gruppo. C'è un brano che è On Reflection, dove fanno dei cori politonali, dei cori polifonici, dove appunto si vede tutta la maestria del tastierista Kerry Minnear, perché è un brano che trasuda conoscenza musicale da tutti i pori. E qui, fra l'altro, tutti suonano fiati, suonano strumenti di tutti i tipi. Dal vivo vedere questo brano era una vera esperienza, e l'hanno proposto nel loro secondo DVD, che mi sembra live at the BBC, una cosa del genere. Giant on the Box è il primo. E niente, questo disco mi è rimasto come uno dei miei preferiti dei Gentle Giant. Non arriva, a mio giudizio, ai livelli di Acquiring the Taste, Three Friends e Octopus, però ci si avvicina molto. È un disco che secondo me io considero il vero canto del cigno del gruppo, perché da qui in poi cominceranno un po' a degenerare, un po' per colpa loro, un po' per colpa delle pressioni sempre più pressioni pressanti, notevoli, insomma, che la casa discografica faceva con loro. Fra l'altro questo disco è il primo che incidono con la Chrysalis o Chrysalis, che era un'etichetta che all'epoca aveva molti dischi e molti, gruppi prog nella sua scuderia, e abbandonando la Vertigo, che era stata la casa discografica che avevano avuto prima. E questo forse non è stata una mossa saggia da parte dei nostri. Comunque continuiamo. Poi il disco successivo, che è appunto a mio giudizio l'ultimo disco con marcate manifestazioni di rock progressivo. La musica di rock progressivo si sente ancora in questo disco, che è Interview. Interview è un disco abbastanza controverso, perché ci sono pezzi molto belli e pezzi che sono un po' più, cominciano a essere né carne né pesce, cioè né un rock progressivo di alto livello né pezzi commerciali, e non si capisce molto bene. Questo è un disco che comunque vale la pena di avere, perché è l'ultimo bel disco che ha fatto il gruppo. Il gruppo poi avrà una china discendente continua, per cui io considero questo disco l'ultimo vero disco dei Gentle Giant, del trademark Gentle Giant. Poi purtroppo per noi e per loro hanno dovuto cedere alle pressioni commerciali dell'etichetta, ma anche in questo disco comunque sono presenti dei brani assolutamente notevoli. Successivamente hanno fatto un doppio live che consiglio, perché raggruppa un po' tutto il meglio della loro discografia, escludendo però i primi due dischi, purtroppo, ma evidentemente l'assenza di Phil Schulman con le sue voci e i suoi fiati era molto difficile da rimpiazzare in questi due dischi. Anzi, anche il terzo, Three Friends, non è presente in questo live. Diciamo, questo live comprende brani da Octopus fino a appunto Interview, e per cui è un disco che in ogni caso consiglio, perché la musica live dei Gentle Giant era molto potente, anche se non poteva replicare la ricercatezza e la raffinatezza e la complessità dei brani in studio. Questo disco, Playing the Fool, raccoglie concerti un po' in tutto il mondo, Europa e America, scusate, ed è un bel disco. Io l'ho ascoltato moltissimo. Poi, dopo di questo, fanno The Missing Piece, che è un bel disco, però è un disco che ha già molti compromessi. Questo disco comprende dei pezzi comunque gradevoli, piacevoli, Two Weeks in Spain o For Nobody o
As Old As You Are Young, che è un pezzo veramente che starebbe molto bene anche nei dischi precedenti. Per il resto ci sono dei pezzi che, come dicevo, per il disco precedente non sono né carne né pesce, però diciamo in un'ipotetica completezza di, se volete farvi una completa discografia, questo disco va comunque inserito perché non è un brutto disco, è un disco che si ascolta con piacere. Dopo The Missing Piece, che è l'ultimo disco che consiglio di inserire in una loro discografia, se volete averla ovviamente, è un disco comunque che vale la pena. I Gentle Giant cedono alle pressioni della loro casa discografica che voleva fare musica più commerciale. Metteteci anche che stava uscendo prepotentemente la musica punk, che come dicevo era l'antimusica volutamente, con 3 accordi, 4 accordi massimo, tempi sempre uguali, proprio l'antitesi della musica che proponevano loro. Comunque hanno ceduto e hanno fatto 2 dischi che sono appunto Civilian e Giant for a Day, e sono 2 dischi assolutamente perdibili, nel senso che nessuno di questi 2 dischi contiene un pezzo che valga la pena di essere ricordato, almeno a mio giudizio. Insomma, andando a vedere cosa avevano prodotto, cosa avevano fatto prima, questi 2 dischi sembrano 2 dischi fatti da un altro gruppo. Hanno voluto fare brani corti, brani abbastanza orecchiabili, abbastanza commerciabili, abbastanza papabili per una ipotetica edizione radiofonica, e non ci sono riusciti, nel senso non erano proprio capaci di fare cose semplici. La loro musica era una musica colta, una musica complessa, una musica che conteneva 1000 altri generi, e non riuscivano, a mio giudizio, almeno io non riesco ad ascoltare questi 2 dischi, non ce la faccio proprio. Questi 2 dischi sono molto più datati musicalmente rispetto a tutti i dischi precedenti. I dischi precedenti si potranno ascoltare anche fra 50 anni e sarà sempre una musica immortale e bellissima. Questi 2 dischi fra 50 anni saranno ancora inascoltabili, per cui termina così la loro saga nel peggiore dei modi. Loro si sono poi sciolti, ovviamente, anche perché portare a casa la pagnotta era sempre più difficile, e ognuno ha preso la sua strada. Kerry Minnear è andato a fare colonne sonore, è tornato a insegnare, e Ray Schulman uguale, ha fatto colonne sonore. Derek Schulman, il fratello, è diventato manager della CBS, se non sbaglio, una grandissima casa discografica, e appunto ha scoperto lui gruppi come i Dream Theater e molti altri, per cui diciamo di tutti è quello che ha avuto la carriera migliore. Gary Green, il chitarrista, si è anche lui ritirato, ha tentato una decina di anni fa di rifondare i Gentle Giant sotto il nome di Three Friends, con il batterista Michael Mortimer e all'inizio anche con Kerry Minnear, il tastierista, il quale però, avendo subito capito che la cosa era una cosa poco fattibile, ha mollato il gruppo. Gary Green però è andato avanti e ha cercato in qualche modo di portare avanti la musica dei Gentle Giant, facendo anche tournée, concerti in giro per il mondo. Poi ha avuto anche lui problemi di salute e ha smesso. In fondo anche lui ormai ha una certa età. Comunque è un grande chitarrista che mi ha ispirato molto. Il batterista John Waters, anche lui ha avuto grossi problemi di salute, e lui e Ray Schulman ci hanno lasciati da poco. Ray Schulman circa un anno fa, ed è stato un lutto notevole. Per cui ecco, la storia dei Gentle Giant si chiude qui. Spero vi abbia potuto appassionare un po', e spero che chi non li conosce abbia voglia di approfondire in base a quello che gli ho raccontato, oppure magari vuole ascoltare qualche brano. Io, se dovessi cominciare a conoscerli,
probabilmente comincerei con Three Friends, il loro terzo disco, oppure con Octopus. Questi due dischi sono praticamente lo specchio di quello che sono stati i Gentle Giant al loro apice. Per il resto sono grandissimi dischi ugualmente, però forse questi due per cominciare potrebbero andare bene. Questo video sta diventando interminabile, per cui finisco qui. È il secondo capitolo di questa mia diciamo serie dei gruppi sul groppone, e spero che vi sia piaciuto, e ci vediamo per la terza puntata, ovviamente. Ciao.